Normalmente andiamo avanti distratti, come se tutto fosse ovvio e sotto il nostro controllo. Poi succede qualcosa che scombussola i piani, che toglie le squame dagli occhi. Un imprevisto, un amore, un dolore, un pericolo. E la realtà si riprende la scena. Sorprende, colpisce, sconcerta, fa riemergere domande sopite. E se io spalancassi per la prima volta gli occhi in questo istante, uscendo dal ventre di mia madre? Sono dentro il ventre di mia madre, un urto, esco e apro gli occhi. Ecco, se io nascessi ora, con la coscienza che ho adesso, se io vedessi ora, per la prima volta, quello che mi circonda, quale sarebbe il primo, assolutamente primo sentimento? La prima, assolutamente prima reazione? Se io aprissi per la prima volta gli occhi in questo momento, se uscissi ora dal ventre di mia madre, da quell'oscurità, io sarei dominato dalla meraviglia, dallo stupore delle cose, come di una presenza. A colpirmi non sarebbero tu, lui, lei, il tavolo, la poltrona, l'albero, ma sarebbe tutto insieme. La realtà. Ciò che è. Tutto ciò che è. Sarei investito dal contraccolpo stupefatto dell'essere. Non come entità astratta, ma come presenza. Mi sono svegliato di soprassalto, riemergendo da un sogno. Mi ci è voluto qualche secondo per ritrovare la confidenza con le cose, per fare un ripasso della loro esistenza. Come se la memoria si fosse azzerata e la realtà si annunciasse improvvisa, in una veste incognita, con insolita alterità. Momenti strani in cui le abitudini vacillano, bucando le pareti del solito. Mi capita più spesso da qualche tempo. Com'è raro meravigliarsi dell'essere. Ci si stupisce sempre, certo, ma di qualcosa che accade qui o là, in un momento preciso. Come quando incontri un volto amico per caso, in mezzo alla folla. Lo vedi sbucare dal nulla mentre stai pensando a tutt'altro. Mai avresti immaginato di trovartelo lì. E il tuo volto si accende di una meraviglia tale che anche le persone intorno se ne accorgono. L'inatteso, ancor più se gradito, genera un incomprimibile stupore, una sorpresa, e modella la faccia. Ma del solito, del consueto, della realtà che si ripete apparentemente uguale, chi se ne stupisce? Le persone che sono state nello spazio raccontano di un fenomeno strano. Vedere la Terra dall'esterno provoca in loro una meraviglia profonda, tra lo stupore e la vertigine. È come accorgersi di colpo della sua esistenza. Il suolo su cui si cammina, si mangia, si dorme, si consuma la normalità. Esiste come un corpo fra innumerevoli corpi. Eccola lì, la Terra, sospesa in un incalcolabile spazio, fragile, esposta, si muove. E i nostri buongiorno e buonasera, i bene, grazie, i sentiamoci presto, gli impegni, i giornali,
la scuola, le tasse, le videocall, le ferie, gli affanni, i successi e i fallimenti, i figli che stanno per nascere. Dimorano su quel corpo, avvengono lì, dipendenti dalla stessa condizione che fa esistere tutto. La Terra. La sua esistenza fa tremare di meraviglia l'occhio umano, che da lontano la vede come una piccola sfera che occupa una modesta porzione di spazio nel suo campo visivo. Si presenta nella sua unicità, nella sua strana bellezza. C'è, non da sempre, non per sempre. Ogni istante di nuovo, sempre appesa al filo invisibile di prodigiose concomitanze. Non avrei mai pensato di farcela. Quando hanno detto che bisognava fare in fretta, ho capito che la situazione era seria. C'erano poche possibilità di scamparla. Per la prima volta mi sono sentito anch'io appeso a un filo e sono sprofondato in un pozzo di tremore e di angoscia. La sirena dell'ambulanza in corsa ferisce la via. Non ricordo altro. Ho riaperto gli occhi. Una sconosciuta stanza d'ospedale invasa di luce. Il mio letto, la flebo, pezzi di cielo dalle finestre. Guardo incantato. Ci sono persone che vanno su e giù per il corridoio. Volti sofferenti, sorrisi, piccoli gesti di cura. Ero scampato al pericolo e, come accade a certi pittori, avvertivo, quasi sopraffatto, l'affollarsi delle cose davanti ai miei occhi. Forse bisognerebbe vivere sempre come scampati. Dicono che capiti lo stesso a chi è stato chiuso anni e anni in una stanza e liberato improvvisamente si riaffacci sul mondo, o a certi malati che da tempo convivono con l'imminenza della loro morte. Ogni istante è vissuto come definitivo, è carico d'essere. Ogni cosa è assaporata con gratitudine. Tornato a casa, dopo qualche giorno, stamattina sono uscito al sole nel mio giardino. Ho visto le rose. Da sempre fioriscono in questa stagione. È normale. Eppure prima non mi ero accorto della loro esistenza. Le avevo sempre viste, anche colte, ma non sapevo che c'erano. Per me, scampato al naufragio, cominciavano a esserci in quel momento. Era come se d'improvviso fossero emerse dal nulla. Piano piano mi sono accorto che anche le altre cose c'erano. D'un tratto era scomparsa la normale distanza tra me e il loro esserci. Apparivano ora come relitti strappati all'abisso, affioranti sulla mia spiaggia di naufrago. Avrebbero potuto non esserci, e c'erano. C'era il vaso di terracotta nell'angolo, c'erano i ciuffi di gramigna lungo i bordi, c'era l'intonaco ruvido, c'era il cancelletto col suo cigolio, e ancora c'era il fruscio della lucertola che scompariva nelle spaccature, l'odore del prato, la tovaglia piegata sul ripiano, le ciabatte, la scopa di saggina,
il gatto, il sole. C'era il vento d'inizio giugno, la cesta con la legna, il bidone dell'umido, il davanzale, le campane della chiesa in paese. C'era il mondo. Tutto quello che capitava sotto i miei sensi e occupava il mio pensiero c'era. Avrebbe potuto non esserci e tuttavia c'era, sradicato dalla tenebra opaca dell'ovvio. Era come se tutto l'esistere avesse mosso un passo, lacerando il velo dell'abitudine. Ogni cosa aveva varcato un confine impalpabile per entrare nella patria dell'ecco sei qui. Una patria fino a poco fa così nota da essere quasi straniera. Il mondo, prima impacchettato, era stato liberato. Era venuto meno l'involucro. Mi sono avvicinato a quei fiori di rosa. Li ho sfiorati con le dita. Ne sentivo sotto i polpastrelli i petali vellutati. Ne aspiravo il profumo. E mentre quei fiori si offrivano ai miei sensi, ho preso atto con meraviglia di me. Anch'io c'ero. Ho pensato, se io non ci fossi, se io non fossi vivo, non potrei guardare, sfiorare e pensare, ci siete. Ero lì, non richiesto, eppure esistente. Anch'io, come la terra, appeso a un filo invisibile. Prodigio presente, non da sempre e non per sempre qui, ogni istante gratuitamente confermato nell'essere. Oltre la rete che dà sul campo, vengono sulle piante di acetosa. Si vedono rosseggiare. Sono andato a coglierne una, come si faceva da bambini. Si strappavano i gambi più alti per masticarne il fondo e sentire in bocca il succo aspro. Ci convincevamo che sapessero di limone. Da bambino non mi ero mai reso conto di questi fuscelli, mai come stamattina. Ho staccato un gambo, era fragile, si è spezzato con quel suono secco che ricordavo. Nell'istante ho pensato, io non sono più solido del gambo di acetosa che stringo tra le dita. Il mio respiro può essere troncato al pari di un fuscello. Basta un niente, un virus, una zanzara, un'aritmia del cuore a interrompere anticipatamente la vita, mia o di chiunque altro, come un ramo che cede sotto un peso eccessivo anche se è ancora verde. Non sono dunque che una pianticella di acetosa. Anche di me non rimarrà più che un ricordo brusco ai lati della bocca. Contingenza, mia, sua, di tutto. Ma io so dello stelo nel campo, mentre lo stelo non sa nulla né di sé né di me. Come il gatto che ora mi guarda perplesso. Io so del suo venire all'essere come del mio. So che l'esistenza è qualcosa di cui non si dispone, che si riceve. Io so di morire e so che la vita mi è data in ogni istante, senza che io la possa pretendere. Quanto più io scendo dentro me stesso, se scendo fino in fondo, donde scaturisco? Non da me, da altro. È la percezione di me come un fiotto che nasce da una sorgente. C'è qualcosa d'altro che è più di me e da cui vengo fatto. Se un fiotto di sorgente potesse pensare,
percepirebbe al fondo del suo fresco fiorire una origine che non sa cos'è, è altro da sé. In questo momento io, se sono attento, cioè se sono maturo, non posso negare che l'evidenza più grande e profonda che percepisco è che io non mi faccio da me. Non sto facendomi da me. Non mi do l'essere. Non mi do la realtà che sono. Sono dato. È l'attimo adulto della scoperta di me stesso come dipendente da qualcosa d'altro. Il mio io, le cose, da dove viene tutto? Verso dove va? La scienza ricostruisce come è comparsa la Terra, il Big Bang, le stelle, i pianeti, e come la vita sia nata in calde pozze, in cui si sarebbero formati i primi organismi unicellulari, da cui anche noi discendiamo. È stupefacente il sapere dell'uomo nel suo plurimillenario cammino. Eppure ogni volta mi assale un brivido di stupore di fronte all'esserci di tutta la realtà, nel suo prodigioso accadere e nel suo enigmatico trascorrere. E le domande rinascono. Perché tutto questo? Perché la realtà? Il cosmo, il mio io, da dove viene? Verso dove va? Di fronte al mare, alla terra e al cielo e a tutte le cose che si muovono in esso, io non sto impassibile. Sono animato, mosso, commosso da quello che vedo. E questa messa in moto è per una ricerca di qualcosa d'altro. Questa reazione posso esprimerla con una domanda. Che cos'è questo che ho davanti? Perché questo? Dentro tali domande vi è come un'incognita strana. Il mondo, il reale, mi provocano ad altro. Altrimenti uno non si domanderebbe perché. Non si chiederebbe come. Il mondo, questa realtà in cui ci imbattiamo, è come se nell'impatto sprigionasse una parola, un invito, facesse sentire un significato. Il mondo è come una parola, un logos che rinvia, richiama ad altro, oltre sé, più su. Il vertice della conquista della ragione è la percezione di un esistente ignoto, irraggiungibile, cui tutto è destinato, perché anche ne dipende. È l'idea di mistero. Si tratta della intuizione che in ogni tempo della storia lo spirito umano più acuto ha avuto di questa misteriosa presenza, da cui la consistenza di tutto, come del suo istante, del suo io, è resa possibile. Io sono tu che mi fai, soltanto che questo tu è assolutamente senza faccia. Uso la parola tu perché essa è la meno inadeguata nella mia esperienza d'uomo per indicare quella incognita.